Benvenuti a Storie dalla soffitta, il vostro rifugio per scoprire curiosità e storie incredibili sul mondo del fumetto, dell'animazione e del cinema. Oggi vi porto in un viaggio nel tempo verso gli anni 90 per parlare di un film tanto ambizioso quanto discusso. Fuga dal mondo dei sogni. Titolo originale Cool World, diretto da Ralph Bakshi nel 1992. Se amate l'animazione che rompe gli schemi, i mondi fantastici pieni di personaggi stravaganti e un tocco di sensualità che non passa inosservato, allora mettetevi comodi, perché la storia di questo film merita tutta la vostra attenzione. Fuga dal mondo dei sogni si muove tra due dimensioni: il mondo reale e Cool World, un universo animato abitato dai Doodles, personaggi animati, vivaci e senza regole. Protagonista della vicenda è Jack, interpretato da Gabriel Byrne, un fumettista appena uscito di prigione. Jack è ossessionato dalla sua creazione, una serie di fumetti che raccontano le avventure di Cool World e della sua musa animata, Holly Wood, una femme fatale dal fascino devastante. Holly, doppiata da Kim Basinger, ha un obiettivo ben preciso: diventare umana, costi quel che costi, e non si fa scrupoli a sedurre Jack per portare a termine il suo piano. Ma attenzione! Le cose non sono mai così semplici. Il detective Frank Harris, Brad Pitt, un umano intrappolato in Cool World da anni, ha il compito di impedire che i due mondi si contaminino. Perché quando un umano e un doodle si mescolano, le conseguenze possono essere catastrofiche. Un mix di noir, fantasia e tensione sessuale che, almeno sulla carta, prometteva scintille. Parliamo di lei, la vera stella di questo film, Holly Wood. Sì, il gioco di parole con Hollywood è voluto, e il personaggio è un omaggio dichiarato alle dive anni 40 come Marilyn Monroe, ma con una carica erotica che rompe qualsiasi standard del cinema d'animazione. Holly non è solo una femme fatale, è la personificazione del desiderio con il suo abito bianco aderente, le gambe chilometriche e un atteggiamento che grida guai. Kim Basinger, allora al culmine della sua carriera, ha prestato non solo la voce, ma anche la sua immagine per la versione umana di Holly. Il risultato? Una presenza che ipnotizza lo spettatore, nonostante una sceneggiatura che spesso non valorizza appieno il suo talento. La sensualità di Holly è così marcata che ha reso il film un cult tra chi cerca un'animazione che osa andare oltre i limiti. Dietro le quinte di Cool World c'è stata una vera battaglia creativa. Ralph Bakshi, il regista, aveva immaginato un film adulto oscuro e provocatorio, in linea con i suoi lavori precedenti come Fritz il gatto. L'idea iniziale prevedeva una storia di vendetta passionale, dove un umano veniva sedotto e poi tradito da un doodle. Tuttavia, i produttori cambiarono le carte in tavola, temendo che il pubblico non fosse pronto per un film d'animazione così audace. La sceneggiatura venne riscritta, attenuando i toni maturi e trasformandolo in una sorta di commedia noir per un pubblico più ampio. Questo compromesso, però, ha lasciato il film in bilico, troppo oscuro per i bambini, ma troppo confuso per gli adulti. Il budget di circa $30 milioni e l'uso innovativo del rotoscoping e di effetti visivi non bastarono a salvarlo. Quando uscì nelle sale, Cool World fu un flop al botteghino, incassando solo $14 milioni. La critica non fu clemente. Molti accusarono il film di essere un disastro creativo. Roger Ebert lo definì un caos sorprendentemente incompetente, sottolineando come la trama si perdesse in mezzo a personaggi che sembravano usciti da un cabaret più che da una narrazione coesa. Eppure, con il passare degli anni, Cool World è diventato un cult. Perché? Perché è unico. Non ci sono altri film che combinano in modo così stravagante erotismo, noir e animazione. E poi c'è Holly Wood, una delle figure più iconiche dell'animazione anni 90, capace di stregare intere generazioni di spettatori. Guardare Fuga dal mondo dei sogni oggi è come entrare in un quadro surrealista. Non tutto ha senso, ma non riesci a staccare gli occhi. È imperfetto, è caotico, ma è anche un film che osa. Osa mostrare che l'animazione può essere sexy, audace e inquietante allo stesso tempo. Certo, la storia poteva essere sviluppata meglio e l'ambizione di Bakshi è stata sacrificata a favore del compromesso. Ma sapete una cosa? Forse è proprio questa imperfezione a renderlo speciale. Un mix di kitsch e provocazione che non lascia indifferenti. E voi avete mai visto Fuga dal mondo dei sogni? Cosa ne pensate di Hollywood e del confine tra realtà e fantasia? Fatemelo sapere nei commenti. E se vi è piaciuto questo tuffo nel passato,
Ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere like e attivare la campanella per non perdervi nessuna delle nostre storie dalla soffitta. Alla prossima! Wow.